Tutte le scritture e i massimi maestri dello spirito ci dicono che Dio è luce, si manifesta per mezzo della sua luce. Dio è luce e a coloro che decide di rendersi manifesto, si manifesta esclusivamente per mezzo della sua luce, dice Gregorio di Nazianzo, uno dei grandi padri del cristianesimo, che non ha ancora visto quella luce, dice San Gregorio, non ha ancora ricevuto la grazia divina. La grazia divina che cos'è? Sono quei doni di Dio che risvegliano l'autentica essenza del nostro spirito. Attraverso la sua grazia tutte le virtù vengono sviluppate. Il nostro spirito è della stessa essenza di Dio, ma ce ne siamo dimenticati. Quando riceviamo la sua luce, riceviamo anche la sua grazia e le sue qualità. Finalmente la nostra vita diventa veramente divina. Dice il Corano, la vera luce viene dal cielo. Chi ne riceve di più, chi ne riceve di meno, secondo le proprie qualità. Se uno va a una fontana e ha una bottiglia, potrà prendere solo una bottiglia d'acqua. Se uno ha una damigiana, prende una damigiana piena. Se ha una botte, prende una botte. Così questa luce proviene dal cielo e la riceve colui che è pronto. Nella qualità e nella quantità che lui è pronto a ricevere. Ma c'è un'altra possibilità di entrare in contatto con Dio. Ascoltare la sua voce. Il suono divino che pervade l'intero cosmo. Se ascoltiamo questa vibrante melodia divina, ugualmente il nostro spirito viene ridestato, si risveglia alla sua autentica vita. Nello stato attuale lo spirito umano è come addormentato. La maggior parte degli esseri umani non ha alcuna esperienza del proprio spirito. Vive una vita solo a livello dei sensi, nel migliore dei casi a livello della mente, ma lo spirito è completamente dimenticato. Quando giunge questo suono finalmente, lo spirito umano si ridesta dal suo lungo sonno. Un sonno simile alla morte dal punto di vista spirituale. Meraviglioso il suono della tua parola, dice Guru Nanak. Meravigliosa la tua sapienza. Quando lo spirito umano apre il proprio orecchio interiore e ascolta questo suono, riceve la sapienza di Dio.
la sua conoscenza. E questa conoscenza gli dà pace, gioia, gli dà armonia interiore. Fa nascere dentro di lui l'autentico amore. Perché che cos'è l'amore? È una vibrazione di armonia, di pace, di beatitudine che pervade l'intero cosmo. Questo è il vero amore, che cementa l'intera creazione. Quando si risveglia dentro di noi, finalmente cominciamo a comprendere qual è il vero significato dell'esistenza e riportare il nostro spirito alla coscienza divina, quella coscienza che abbiamo perduto, diventati prigionieri dei nostri sensi e della nostra mente. San Giovanni della Croce, parlando di questo suono che dona l'estasi divina, dice: ascoltavo un suono di lire soavi, di una dolcezza e di un'armonia tale che teneva lontano ogni pena e ogni ansietà. Quando ascoltiamo questo suono celestiale veniamo rapiti in uno stato di pace interiore, e tutti i problemi di questo mondo vengono allontanati. Ci eleviamo al di sopra, no? Delle vicissitudini che non mancano mai nell'esistenza umana. Finalmente troviamo il modo per rigenerarci realmente dai problemi di questo mondo. Quando ci raccogliamo in meditazione, il brusio del mondo appare molto lontano e siamo in grado di raccoglierci veramente nella meditazione. Tutti i problemi scompaiono perché li contempliamo dall'alto. Tornando dalla meditazione, tutte le cose che ci assillavano scompaiono, come salendo su una collina vediamo le case piccole, no? La gente che si muove nelle piazze che sono grandi quanto formiche. Così attraverso la meditazione sulla luce e sul suono divini i problemi del mondo si rimpiccoliscono, diventano veramente un nulla di fronte alla divinità che contempliamo. Una volta c'era una principessa, la famosa principessa Laila, di cui si era innamorato un giovane del popolo, Majnun. Ecco che la principessa Laila viene a sapere che Majnun viveva in uno stato veramente povero,
una vita estremamente semplice, aveva appena sufficienza per mangiare, per tutte le sue minime esigenze di una vita proprio di ragazzo del popolo. Allora cosa fece? Diede ordine a tutti i negozi della città di dare gratuitamente a Majnun qualunque cosa avesse chiesto. Ecco che Majnun andò nel negozio dove si recava di solito e il negoziante lo accolse con grande premura. Gli disse: ho ricevuto ordine dalla principessa Laila di darti tutto quello che vuoi, senza che tu debba pagare. Provvederà poi lei al pagamento. Majnun gli disse: guarda, io di Laila non voglio assolutamente nessun dono. Io sono interessato a Laila e basta. Così comprò quelle poche cose semplici che prendeva di solito, pagò coi pochi spiccioli che aveva e se ne andò. Ecco che però successe una cosa. Si sparse la voce che in qualunque negozio Majnun avrebbe potuto comprare quello che voleva gratuitamente. Allora tutti i giovani della città cominciarono ad andare nei vari negozi a dire che erano Majnun. A quell'epoca non c'erano carte d'identità, non c'erano fotografie. Così la principessa Laila si trovò ad avere una quantità di conti da pagare mai vista alla regia. Allora cosa fece? Diede ordine a tutti i negozi che chiunque si fosse presentato sotto il nome di Majnun avrebbe dovuto essere arrestato e accompagnato alla regia. E allora, saputo questo, nessun giovane si presentò più nei negozi. Ecco che Majnun allora andò nel suo negozio dove andava di solito. E come lo vide il negoziante disse: ma Majnun, sei venuto qui per fare i tuoi soliti acquisti, ma non sai che abbiamo l'ordine, quando si presenta qualcuno a nome di Majnun, di arrestarlo, accompagnarlo immediatamente alla regia. Disse Majnun: è proprio quello che io voglio, essere accompagnato alla regia dell'Aila. Ora questo racconto che significato ha? I veri amanti di Dio non desiderano le cose che Dio può dare loro in questo mondo, no? Ricchezze, miracoli e così via. Non desiderano niente di tutto questo. Desiderano Dio e Dio soltanto.
le cose che Dio potrebbe far avere loro, questa esistenza, non sono di nessun interesse, vogliono soltanto la divinità. Ma quando uno ha realizzato quello, ha realizzato tutto. Come diceva appunto il Cristo, cercate prima il regno di Dio, tutte le altre cose vi saranno date in aggiunta. Questa è la differenza fra i mendicanti di Dio e i veri devoti. La gente si ricorda di Dio, lo prega quando ha bisogno di ricevere qualche grazia. Invece il vero amante di Dio lo prega per avere solo Lui, perché non gli interessa nient'altro. Quando a Dio tutte le altre cose gli vengono date a sazietà, ma prima deve ottenere quello. Ma chi può ricevere la luce divina e l'armonia divina che pervade l'intero cosmo? Chi è in grado di fare questo? Chi ha acquistato un certo autocontrollo. Diceva il Buddha, chi ha dominato se stesso ha raggiunto il fine supremo. Uno che ha acquistato il controllo sui propri sensi e sulla propria mente è in grado di aprire la porta che lo conduce nel regno di Dio. Perché sono relativamente pochi quelli che possono seguire il sentiero divino, l'autentica via dei massimi maestri dello spirito, perché sono veramente pochi quelli che sono in grado di acquisire un minimo controllo sopra i propri sensi e sopra la propria mente. Una volta c'era una carovana, si trovò ad attraversare il deserto. Ecco, durante questo viaggio si imbatterono nel corpo di un uomo che si era perso nel deserto e era morto, no? In questo suo sventurato viaggio. Raccolsero il corpo di quest'uomo che portava a tracolla una borsa molto pesante. Aprirono questa borsa, era piena di monili d'oro, gioielli, pietre preziose, una quantità di ricchezza veramente incalcolabile. Dissero questi caravanieri, guarda questo poveretto che fine ha fatto. Se invece di avere tutte queste ricchezze con sé
avesse avuto dell'acqua, avesse avuto del cibo, probabilmente avrebbe potuto anche salvarsi. Invece tutte queste ricchezze non gli sono servite a niente. Così sono gli esseri umani. Durante la loro vita coltivano desideri per beni di questo mondo, accumulano ricchezze, possessi, onori, potere, si dedicano ai piaceri dell'esistenza, ma quando poi devono abbandonare questo mondo, tutte queste cose non gli servono a niente. Non hanno messo nella loro bisaccia le autentiche ricchezze dell'esistenza, quelle che poi si possono portare via con loro, le ricchezze dello spirito, quelle ricchezze che i maestri vengono a distribuire gratuitamente. È veramente un assurdo, in definitiva. Per pagare le cose di questo mondo che non hanno nessun valore, che non ci possiamo portare con noi, dobbiamo pagare delle cifre talvolta davvero astronomiche, come quelli che si costruiscono ville e così via. Per pagare il bene più prezioso, che è la conoscenza spirituale, i maestri non chiedono assolutamente nulla, la danno del tutto gratuitamente. Diceva il Cristo, perché qualcosa chiedono i maestri. Diceva il Cristo, se perseverete nei miei insegnamenti, sarete davvero miei discepoli. Da che cosa si riconosce un discepolo? Dal fatto che veramente mette in pratica gli insegnamenti del proprio maestro. E se farete questo, conoscerete la verità, continua il Cristo, e la verità vi farà liberi. Per diventare liberi dagli attaccamenti di questo mondo, quindi dobbiamo mettere in pratica gli insegnamenti impartiti dal Maestro. Questa è la sua retribuzione, per così dire. Apparentemente vengono dati gratis i doni spirituali, ma richiedono che sensi, mente, la nostra attenzione, tutto il nostro essere acquisti questa passione dominante. Realizzare il proprio spirito e realizzare Dio. E allora si raggiunge veramente la meta. Ci si libera da tutti gli attaccamenti, da tutte le vicissitudini di questo mondo. Ci si stabilisce su un piano di vita più elevato, dove si gode finalmente pace, gioia, amore verso tutti quelli che ci circondano, una vita veramente divina. Kirpal Singh diceva, il maestro è la sua stessa parola. Non ci può essere separazione tra il maestro e i suoi insegnamenti.
Se diciamo di amare il Maestro, dobbiamo mettere in pratica i suoi insegnamenti, dobbiamo amare le sue parole. Allora raggiungeremo veramente la meta più elevata. Una volta in una grande stalla c'erano diversi cavalli, erano cavalli di razza che venivano usati per le parate. Durante queste parate venivano addobbati riccamente con briglie d'oro, selle, tutte instoriate e così via. In un angolo di questa stalla c'era un povero, apparentemente povero, asino. Questi cavalli dicevano all'asino: vedi come ci vestono riccamente. Noi andiamo in giro, la gente ci ammira. Tu stai qui in questa stalla e nessuno ci cura di te. Ecco che però scoppiò una guerra. Questi cavalli vennero addobbati per andare in combattimento. Nessuno di loro fece più ritorno. Così la gente del mondo dice a quelli che sono sulla via: ma cosa state facendo? No? Fate come facciamo noi. No? Mangiate, bevete, divertitevi, accumulate ricchezze il più possibile. Quando poi se ne devono andare, vanno davanti al passo finale, sono pieni di sgomento, di paura, non vorrebbero mai andarsene. Ma diceva Kabir: viene l'angelo della morte, no, dà una randellata sulla testa e li tira fuori dal corpo. Invece la gente che è ritenuta da queste persone seguire una via che secondo loro non ha nessun valore, vanno incontro al trapasso, proprio come la sposa va incontro allo sposo. Attraverso la meditazione ho già imparato a scrutare nell'aldilà. Conoscono i mondi di luce, di armonia, nei quali sono destinati, e quindi hanno vinto la morte mentre erano ancora in vita. Questa è la grande realizzazione di coloro che percorrono la via divina. Se sono degli autentici discepoli, non hanno più paura né della vita né della morte. Affrontano qualunque situazione col sorriso sulle labbra. Ma dove si trova la luce divina? Dove possiamo entrare in contatto col suono divino? Vedete, la gente va nei santuari, no? Va nelle città sacre, vanno a bagnarsi nei fiumi cosiddetti sacri e così via. Ma
il vero santuario è il corpo umano. È lì che noi possiamo contemplare dentro di noi, interiormente, la luce divina e ascoltare il suono celestiale. Nel centro dell'anima c'è un sole splendente, diceva Santa Teresa d'Avila. Guru Nanak diceva: in ogni cuore c'è la tua luce, Signore. Quando abbiamo imparato a raccoglierci interiormente, allora possiamo contemplare la manifestazione divina. Anche le antiche scritture delle Upanishad dicono altrettanto. Dentro l'uomo c'è il sole splendente della divinità. La meditazione che cos'è? È raccoglierci interiormente, chiudere tutte le 9 porte del corpo e aprire allora la 10ª porta. Questa 10ª porta viene anche chiamata appunto occhio interiore, perché può scrutare dentro di noi e entrare in contatto con la luce e col suono divino. Così incontrare il Maestro è veramente la più straordinaria delle fortune che noi possiamo avere in questa esistenza. Il Maestro pone finalmente fine al nostro andare e venire dai piani astrali al piano fisico. E recide la corda che ci lega alla ruota interminabile del karma. E finalmente ci dà l'autentica liberazione. La vera liberazione, la vera libertà non consiste, come ha detto una volta un cosiddetto guru, nel fare quello che vogliamo. No? La vera libertà consiste nel liberarci dalla nostra mente, dai nostri sensi e diventare liberi dalla ruota dell'andare e venire in questa provvisoria esistenza. Allora raggiungeremo veramente la beatitudine che non ha mai termine. Allora ci immergeremo nella divinità stessa. La goccia della nostra anima ritornerà al suo oceano da cui è scaturita. Allora nessuno sarà più in grado di distinguere la goccia dall'oceano.